Bienvenido a las grutas de Cacahuamilpa. ¿De dónde nos visita? Muchas gracias. Ed eccoci qui per un'altra avventura sul canale di Lao Travelers. Quest'oggi vi ho portato in un altro pueblo magico, una città che si chiama Taxco. In questo momento siamo a 30 minuti da questa città perché faremo una delle prime esperienze, ossia andiamo a visitare la Grutas de Cacahuamilpa. E per raggiungere l'altra parte della montagna dobbiamo passare attraverso questo ponte sospeso che si trova a 300 metri di altezza dal suolo. Adesso ci mettiamo l'imbracatura che iniziamo la nostra avventura, giusto per sicurezza. Gracias. Sì, siamo pronti per andare a 300 metri di altezza e iniziamo questa camminata. Ragazzi, è una cosa assurda, è stranissimo, più che altro non mi fa tanto strano l'altezza, ma mi fa strano il fatto che ogni passo che fai su queste travi di legno il ponte balla a destra e a sinistra, quindi non è per niente stabile. Però... Se le considera una antigüedad de más de 85 millones de años, 21 grados centígrados de temperatura, 75% de humedad, 960 metros sobre el nivel del mar. El salón más alto que vemos dentro de la gruta mide 81 metros de altura y el más bajo 15 metros. Siamo arrivati all'interno delle grotte di Cacahuamilpa, le grotte più grandi del Messico in assoluto, e questo posto non ha precedenti, non ho mai visto un qualcosa del genere. Cioè siamo al di sotto di una montagna alta 1 chilometro e siamo all'interno di questa grotta dove sono formate naturalmente queste rocce, queste stalattiti assurde. Beh, ci hanno spento la luce, penso si vedrà poco e niente, quindi continuiamo e vi lascerò alle immagini di questo posto fantastico. Wow. Più che una grotta, qui sembra che ci troviamo all'interno di un altro pianeta, sembra quasi di stare sulla Luna, sembra una città costruita all'interno della grotta. Vediamo queste rocce gigantesche, ormai sono 2 chilometri che camminiamo, ha detto la guida altri 500 metri e finiamo. Siamo pronti per ritornare indietro con la zipline. In questo momento siamo sospesi solo da questo accessorio sulla corda, una piccola imbragatura, il mio zaino sempre con me e pronti per andare. Gracias. Ecco ragazzi, siamo partiti! Guardate che altezza siamo! Impressionante! Grazie ragazzi, gracias.
para servirle. Este es un platillo mexicano. Este lo hicimos en honor a una película mexicana que se filmó aquí en Taxco justamente en 1960 y fue nuestra primera película mexicana en ganar un premio Oscar. Alguna referencia a este pollo es de una familia pobre che viveva nei campos di Taxco. Ho ricevuto questo pollo di cui vi ho raccontato la storia, una storia molto interessante che è un piatto prettamente povero di questa famiglia qui a Taxco che l'hanno creato ed è un pollo ripieno con al centro con carne di manzo, quindi un piatto mai assaggiato prima perché sono due carni mischiate insieme. Assaggiamo mentre mi godo questa vista e sto aspettando una buona birra. Ciao ragazzi, a dopo. Per le stradine di Taxco non potevo non mostrarvi queste piscine. In poche parole, questa è l'acqua piovana che veniva a raccogliersi in queste vasche grandissime e poi veniva riciclata con il passare del tempo. E qui è dove le persone lavavano tutti i loro vestiti. Si trova esattamente al centro della città, come una vecchia masseria italiana. Questa prima giornata a Taxco è quasi terminata ed è stata una giornata perfetta. Il posto è bellissimo. Dopo Tepoztlán penso è uno dei miei posti preferiti che c'è qui in Messico. Adesso vado un po' a riposarmi in stanza, il tempo di farmi una doccia, rilassarmi e poi andiamo a cenare in un'altra bellissima terrazza che è qui in centro. A più tardi. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi iniziamo un'altra giornata qui a Taxco, ma siamo per lasciare la città e dirigerci a un'ora e mezza di macchina da qui per andare a visitare le cascate. Ma prima voglio fare una bella colazione, mi sono fermato in questo posto per strada per mangiare una quesadilla e una tinga de pollo, che sarebbe questa piadina però fatta col nopales, che è il cactus, e all'interno ci sarà pollo con una salsa e del formaggio che... Penso che in Messico i cibi di strada sono tra i più buoni in assoluto. Non ho mai mangiato al ristorante così bene come i pasti che ho mangiato per strada. Nada más, ¿eh? Hay café, ¿eh? Ed eccoci qui, finalmente siamo arrivati alla Mil Cascadas, che è questo complesso in una specie di parco nazionale, così lo chiamano qui, dove sono due cascate, una più piccola e una invece che è molto grande, addirittura ci hanno detto che arriva ai 20-25 metri di altezza. Qui in questo momento siamo alla base del parco nazionale, quindi vediamo tutti questi ruscelli, con l'acqua poi che scenderà giù e andrà a creare questa cascata enorme. Una cosa che dovete sapere, sono 30 minuti da fare con la macchina, si passa in tante piccole frazioni, in tanti piccoli paesini che in Messico chiamano puebli. La strada è sterrata, non è una strada asfaltata, quindi mi raccomando attrezzatevi con una macchina idonea per fare questo tipo di percorso. Andiamo!
solo parole per descrivere quest'altra bellissima esperienza che ho fatto e la bellezza e la maestosità di questa cascata. Se il video vi è piaciuto ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale per supportarvi nel mio percorso e durante i miei viaggi in giro per il mondo, che vi mostrerò sempre destinazioni più belle. Premete sul pulsante, iscriviti, attivate la campanella in modo tale da ricevere le notifiche per i prossimi video e cosa più importante, lasciatemi un commento sotto e un like facendomi sapere se il video vi è piaciuto e cosa vorreste vedere la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi, grazie sempre per seguirmi sul mio canale di Loud Travelers. Ciao!